Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. Un paio di mesi fa ho brassato un English Porter che ho diviso in due batch con due lieviti diversi, un liquido, il Wise 1098 British Ale, ed uno secco, il Windsor British Ale della Lallemand. È arrivato il momento di assaggiarle e vedere come sono venute. Secondo voi su una Porter si avvertirà tanta differenza? Scopritelo guardando questo video. Vi riassumo un po' la birra in questione. Batch numero 66, stile English Porter con OG di 1,47, FG di 1,14, 4,6% di volume alcolico, 48 EBC di colore e 28 IBU. Brassata con 61% di malto Merisotter, 18% di Monaco, 12% di Brown, 6% di avena in fiocchi e 2% di Carafa 3. Saccarificazione a 67 gradi e step per le destrine a 72. Un'ora di bollitura, luppolatura in aroma e amaro con Eastken Goldings. Fermentazione partita a 18 gradi e mezzo con rialzo progressivo dal terzo giorno fino a 23 gradi. Breve cold crush e imbottigliamento al 19° giorno. Infine, priming con 1,8 volumi di CO2 per litro. Vi ricordo che c'è anche il video apposito di questa cotta completa, se volete vederla nel dettaglio vi lascio anche il link in descrizione. Vediamo come sono venute le birre e soprattutto le differenze tra i due lieviti se sono percepibili, poi vi dico quale preferisco e perché. A sinistra la numero 1, quella fatta con il lievito liquido, a destra la 2 con il ceppo secco Windsor. All'aspetto appaiono di color mogano scuro con riflessi rossastri. Schiuma beige produttiva e mediamente persistente. Sull'aspetto si equivalgono. All'aroma la numero 1 ha un sentore di pane abbrustolito, crosta di pane, orzo torrefatto, note terrose di luppolo e leggere note di caffè. La numero 2 invece ha un aroma più fruttato che ricorda la mela verde. Le note torrefatte sembrano più tenui, il fruttato qui è davvero più spinto. Per il manuale BJCP esteri fruttati moderati sono opzionali ma desiderabili. Personalmente però qui li trovo troppo spinti. Coprono un po' la base maltata, per il mio gusto preferisco la numero 1. Al gusto la numero 1 è bilanciata con sentori leggeri di caramello, pane appena bruciato, toffee e finale leggermente amaro di malto torrefatto con un accenno di luppolo. Molto pulita, il lievito è abbastanza neutro, scaldandosi escono appena pochi esteri fruttati e note di dattero. La numero 2 ha un gusto dolce con esteri fruttati presenti che coprono un po' la base maltata. Si sente meno il caramello. Il torrefatto è meno profondo e rimane solo più percepibile nel finale come amaro, data anche la maggiore secchezza di questa birra che ha concluso con un FG di 1,8 mentre la 1 si è fermata a 1,14. Anche al gusto un punto per la numero 1. Il mouthfeel nella numero 1 è morbido, con corpo medio, carbonazione leggera, graditissima per me su questo stile, e finale che lascia l'amaro dei malti torrefatti, ma senza stringenza e senza acidità. Il lavoro fatto sull'acqua e sul pH mi sento di poter confermare che si percepisce, se faccio il confronto con le mie precedenti porter soprattutto. La numero 2 al mouthfeel ha un corpo percepito più leggero e un po' più secca e carbonata. Anche qui non c'è astringenza o acidità, lieve amaro di malti torrefatti e forse un leggero metallico sul finale. Impressioni generali.
La numero 1 ha un'ottima bevibilità, una buona complessità percepita nonostante la bassa OG e il basso grado alcolico, e un'ottima pulizia fermentativa, che non è difficilissima da ottenere anche con molti lieviti secchi neutri, ma non sempre sono stato capace di raggiungerla così facilmente. Davvero un buon lievito per questo stile. La numero 2 rimane a mio parere una birra piacevole ed in stile, ma per i miei gusti preferisco la maggior pienezza e complessità sulla parte maltata della 1. Gli esteri fruttati sono molto presenti, non so se sono caratteristici di questo ceppo Windsor che provo qui per la prima volta, ma su una porter preferirei sentirne meno. Chiusa la comparazione tra le due, ho mandato la numero 1 a un concorso per avere la conferma del lavoro fatto e sentire anche il parere dei giudici. Vi riassumo un po' le loro impressioni. Sull'aroma hanno evidenziato pane tostato, caramello, cioccolato, con accenno bruciato, lievi esteri di mela verde e note terrose. All'aspetto color ramato carico, buona limpidezza, schiuma evanescente a bolle irregolari. Gusto dolce di miele e nocciola all'inizio, con carattere poi torrefatto, con un bruciato non aggressivo ma percepibile. Cacao amaro e caffè, leggero affumicato. Mouthfeel con corpo medio, carbonazione medio-bassa, moderata cremosità e un pizzico di astringenza. Impressioni generali. Piacevole, un po' spigolosa, con il suggerimento di ridurre ulteriormente i malti più scuri e aumentare il corpo e la dolcezza. Una nota cita infine molto gradevole la nota salina dell'acqua. Davvero bello sentire questo su una birra su cui ho volutamente lavorato in un modo ben preciso su acqua e pH. Fa piacere averlo sentito dire da un giudice. Delle schede con buoni punteggi e qualche critica su alcuni punti. 36 e 37 su 50 sono dei buoni punteggi in fin dei conti. Ho fatto un grande passo avanti rispetto a quella dello scorso anno e i punti su cui ho lavorato sono stati notati e hanno dato un buon risultato. C'è ancora da lavorare per fare un ulteriore step in avanti e fare la porter perfetta, ma al momento mi godo con piacere questa birra. Il confronto dei lieviti si è rivelato più interessante del previsto e ammetto che non avrei mai immaginato di notare tanta differenza su due ceppi comunque di stampo britannico abbastanza neutri. Pur avendo seguito due fermentazioni con lo stesso schema di temperature e tempistiche, ho ottenuto due profili fermentativi molto differenti. Sono molto convinto che questi due lieviti, pur avendo la stessa dicitura British Ale, non appartengono allo stesso ceppo di origine. Anche le temperature di fermentazione che ho seguito potrebbero essere più adatte a uno e meno all'altro ceppo. Sul ceppo liquido 1098 della Weist posso esprimere un giudizio molto positivo. La fermentazione è stata molto pulita e ho ottenuto un profilo piuttosto neutro che esalta molto la parte maltata. Inoltre l'attenuazione devo dire che è perfetta per lo stile perché lascia quella buona base zuccherina e quella cremosità che lascia un buon corpo e una buona complessità nella parte maltata e un mouthfeel morbido. Sul ceppo secco Windsor invece, che è un ceppo che sicuramente molti di voi conoscono e hanno avuto modo di utilizzare, ci terrei a conoscere il vostro parere e la vostra esperienza. Vorrei sapere se l'avete utilizzato anche voi su una porter o su altri stili e se anche a voi ha tirato fuori questo carattere piuttosto fruttato. Sul batch fermentato col Windsor però mi rimane un altro piccolo dubbio, perché la fermentazione inizialmente si era arrestata con una densità finale di 1,13 per poi riprendere attività e scendere fino a 1,8. Non vorrei che questi altri 5 punti di densità li abbiano fermentati altri ceppi di lievito, magari diastatici. Forse si spiegherebbero alcune cose. Tuttavia ricordo che il carattere fruttato era presente già fin dall'inizio, nei primi assaggi. Dubbi a parte, se ci sono domande o volete condividere le vostre esperienze, fatelo qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un like se potete e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.